Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video, un video panoramica di presentazione per quanto riguarda MDEX, l'exchange decentralizzato che sta facendo parlare molto di sé in questo periodo, sia per la particolarità del suo progetto e sia perché in termini di volumi e di scambi ha superato anche alcuni rivali molto più importanti. Andiamo a vedere che cos'è MDEX e perché è così gettonato all'interno del mondo della DeFi dopo la sigla. Bene, siamo su mdex.com e andiamo a vedere insieme che cos'è questo DEX decentralizzato. È un DEX che si può collegare, come vedete in alto a destra, alla Binance Smart Chain, a Ethereum e alla UOB Eco Chain. MDEX si può definire tranquillamente un ottimo rivale per quanto riguarda Pancake ed Uniswap, quindi le due piattaforme maggiori sulla finanza decentralizzata su rete Binance Smart Chain e su rete Ethereum. MDEX è stato lanciato nel mese di febbraio 2021 e in questi giorni la sua crescita ha superato il volume e gli scambi di PancakeSwap. MDEX si differenzia dagli altri DEX decentralizzati per alcune caratteristiche principali e particolari. Una di queste è l'impiego di utilizzare un market maker automatizzato che aiuta l'implementazione di bassi importi nello slippage, ovvero la differenza fra il prezzo a cui si vuole vendere un token e quello a cui si vende per davvero. Come ben sapete, utilizzando i DEX decentralizzati, a seconda dei token che si vogliono acquistare, si va a utilizzare uno slippage addirittura tra il 10 e il 20%. E questo è da sempre un grosso problema per gli exchange decentralizzati, dove spesso veramente supera delle percentuali inaspettate. MDEX ha anche una criptovaluta nativa, un token nativo, al rank 77 nella watchlist di quasi 185.000 persone, con un valore attuale di 1,70 euro e 1 miliardo di rifornimento totale. È acquistabile ovviamente su UOB Global e su Binance. Vengono generate come ricompense per andare a risolvere i blocchi circa 80 MDEX a blocco. Ogni blocco viene eseguito ogni 3 secondi. Nella tokenomics entra in gioco un'altra particolarità di questo progetto. Proprio come Bitcoin, anche MDEX supporta un halving che avviene ogni 6 mesi. Ovviamente le tempistiche non sono le stesse di Bitcoin, ve ne ho già parlato in un altro video, ma per quanto riguarda MDEX ogni 6 mesi la ricompensa per la risoluzione del blocco viene dimezzata. Va da sé che se l'offerta viene dimezzata ma la domanda rimane costante o addirittura aumenta, vedremo il valore del token MDEX salire rapidamente. Oltre alla ricompensa dimezzata, si dimezza anche il valore della deflazione del token. MDEX alla fine crea un ecosistema ad alte prestazioni perché, come abbiamo visto prima, va a racchiudere le tre principali chain per quanto riguarda la DeFi, quindi Binance Smart Chain, Ethereum Chain, UOB Eco Chain. La UOB Eco Chain non è nient'altro che una blockchain lanciata da UOB Global, proprio come ha fatto Binance con la Binance Smart Chain. UOB Global, che è il secondo exchange per quanto riguarda volumi, ha lanciato la UOB Eco Chain. Se ci spostiamo un attimo su DeFi Station with Binance Smart Chain, vediamo che MDEX ad oggi si trova alla quarta posizione davanti a Belt Finance, Pancake Bunny, Autofarm e Bfinance. Questo DEX decentralizzato è salito alla ribalta anche se relativamente giovane, oltre al motivo che vi ho detto precedentemente, quindi l'AMM, per altre caratteristiche, ad esempio il dual mining, che comprende il liquidity mining e il transaction mining, più il riacquisto e la distruzione, quindi il burning del token MDEX. Perché il riacquisto e il burning del token MDEX? Per creare così un effetto deflattivo, che è una cosa importantissima.
Implementando al suo interno il pool di liquidità e il mining delle transazioni, il costo del trading, quindi le commissioni, possono arrivare anche a zero. Fondamentalmente perché i premi in MDEX generati dagli utenti della piattaforma per le operazioni di trading e per le operazioni di mining sono addirittura molto più alti delle commissioni richieste per operare all'interno di questo DEX. In poche parole, facendo questo meccanismo è come se venissimo pagati per fare degli swap. Capite bene che perché dobbiamo utilizzare dei DEX decentralizzati molto cari, come ad esempio quelli sulla blockchain di Ethereum, e pagare delle fee altissime, quando possiamo utilizzare tranquillamente MDEX con dei costi irrisori e a seconda delle operazioni che andiamo a fare all'interno di questo DEX venir ricompensati e praticamente vederci azzerate le commissioni di trading e di operazioni che noi andiamo a fare. Non vi preoccupate se questo meccanismo vi sembrerà un attimo un po' confuso, perché questo è solo il primo pezzo del tutorial che farò su MDEX. Vi farò vedere la parte operativa proprio all'interno di MDEX. Andiamo un attimo a vedere come collegare velocemente MetaMask al Huobi EcoChain. Allora vi ricordo che per operare nelle varie chain bisogna detenere all'interno del wallet il token o la criptovaluta per poter pagare le fee. Per quanto riguarda la Binance Smart Chain bisogna avere BNB, per l'Ethereum Chain bisogna avere Ethereum, per la Huobi EcoChain bisogna avere il token Huobi, il token HT. Lo vediamo anche sul CoinMarketCap, token a rank 45, 51.000 persone lo stanno tenendo nella watchlist, ha un valore di 11,84 € con un'oscillazione positiva del 7,65%. Rifornimento circolante 500 milioni di token e lo potete acquistare, ovviamente essendo il token dedicato, il token utility di un exchange, lo potete acquistare su Huobi Global, l'exchange di provenienza, Gate.io FTX. Mi sembrava di averlo visto anche su KuCoin e infatti eccolo qua, potete anche comprarlo su KuCoin. Per collegarlo alla Huobi EcoChain è facilissimo, una volta che siete sul sito mdex.com cliccate su Eco, in automatico MetaMask riconoscerà che volete collegarvi su questa chain e vi setterà, come potete vedere, name rate, network address e la chain ID 128. Basta andare su approva, switch network, e come vedete se io andassi a cliccare in alto su MetaMask avrei la Binance Smart Chain, la Matic Network, perché ho utilizzato anche la rete Polygon, e già settato in automatico senza andare a impostare l'RPC personalizzata, ho in automatico l'EcoMinet. Quindi in questo caso, facendo lo switch su EcoMinet, attualmente io potrei operare su MDEX. Vedete, ho 0 HT perché devo ancora acquistarli. Vi farò vedere come acquistarli nel video successivo e come inviarli direttamente a MetaMask, anche se il passaggio in realtà è veramente semplice. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Seguirà nei prossimi giorni un video operativo per quanto riguarda tutte le funzionalità di MDEX. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciarmi un like per supportare il mio lavoro ed unirvi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Noi ci vediamo domani, ciao!